La geodesia spaziale è una tecnica che serve a misurare la forma della superficie terrestre. Sono misure di distanza, ma che noi effettuiamo con quello che chiamiamo l'osservabile da un punto di vista tecnico, che è il tempo. Matera è una città straordinaria perché ha 1000 volti. C'è la Matera antica, che sono i sassi, si identificano nei sassi. C'è la Matera moderna, che è la nuova sede degli abitanti dei sassi. E quindi diciamo che tutta Matera, tutti i materani, sono vissuti insieme nei sassi e sono vissuti insieme nelle case moderne che hanno sostituito le antiche abitazioni dei sassi. Fino al periodo medievale Matera era posizionata alla sommità della collina dell'attuale Piazza Duomo. Poi, quando Matera è diventata città regia, allora si iniziò a costruire sui pendii di questa collina qua. Chi ha fatto la prima casa l'ha posizionato in un certo posto, poi quello a fianco, poi quello sopra, poi sopra hanno pensato di far passare una strada, quindi una stratificazione continua. Alla fine è venuto l'insieme dei sassi, che è qualcosa di straordinario, qualcosa di straordinario. Nei sassi vivevano tutte le persone del mondo contadino che erano a servizio dei grandi proprietari terrieri che li utilizzavano per le varie attività contadine. I padroni abitavano alla sommità e tutto il mondo contadino abitava sotto. Quelli di su, i padroni, non scendevano mai giù, quelli quasi non salivano su. Sono entrato per la prima volta nel Palazzo Malvini Malvezzi il 23 marzo del 2013 e da allora mi accompagna quotidianamente, perché non passa giorno che io non pensi a lui o non lo nomini. È costantemente nei miei pensieri. Questo perché ho cercato di darmi una spiegazione logica, è stato per me veramente una folgorazione. Io dico di essere veramente innamorato a tutti gli effetti del palazzo e poi di tutti i personaggi che lo hanno abitato. Questo probabilmente per la sorpresa di vedere una cosa così monumentale, così affascinante qui a Matera, e non mi era mai capitato, nonostante appunto sia nato e vissuto a Matera in tutti quegli anni. Con Nino mi sono conosciuto perché un signore, amico di entrambi, sapendo della mia passione verso questa famiglia, questo palazzo, ha pensato bene appunto di presentarmi a Nino, che ne sa molto circa questi argomenti. Questi qua sono i bisnonni di mia moglie, questi qua. Questi sono i trisnonni di mia moglie. Questo è mio nonno, quella foto Sì, che che ti mi ha mandai, mandato, e sì. questa è mia nonna. Queste sono le foto che io vorrei vedere dei Malvezzi, cioè quelle della metà dell'Ottocento. Il problema è questo, che quelli hanno sradicato tutto.
tutto e chissà dove è andato a finire, nelle mani di chi è andato a finire. Per esempio, far vedere un'immagine è significativo, Certo, rende l'idea, l'idea del tipo di famiglia, di come erano le persone, di aspetto. gli Ecco, abiti. esatto. I Malvini Malvezzi sono stati importanti innanzitutto per la storia della città, perché è una componente molto forte, in quanto, anche per dir così, alcuni sono stati anche sindaci, alcuni componenti della città, della famiglia sono stati anche i sindaci della città. Ma a parte questo, perché in qualche modo hanno comunque favorito l'economia, in quanto hanno dato lavoro a gran parte della popolazione, appunto, che era impegnata in quelli che erano i loro possedimenti. Glielo devo dire, non è che mi guardi storto. Lui non vuol sentire parlare male dei Malvezzi. Allora, i Malvini Malvezzi avevano bisogno di tutte queste persone che lavorassero per loro, perché possedevano dei grandi latifondi e quindi bisognava produrre. Matera aveva la caratteristica del grano e quindi c'erano migliaia di ettari da coltivare e quindi da arare, da raccogliere, da trasportare, eccetera, eccetera. Se fossero esistiti i trattori, 100 contadini dei Sassi costavano meno di un trattore. Quelli gli davano il giusto necessario per rimanere in piedi, in piedi, in piedi. Più di quello non succedeva. Le famiglie nobili ovviamente avevano tutti gli amministratori, quindi il mondo contadino non conosceva proprio i proprietari perché vivevano asserragliati nei loro palazzi. Però ti devo dire che il mondo contadino non è che poi ci soffriva tanto nel non vederli, cioè per loro era un qualcosa. È come se io oggi dovessi pensare, ah, dice c'è Marte, ci può essere un abitante su Marte, io non lo conosco. È così distante che per me non conoscerlo è quasi logico. Il centro di geodesia spaziale è stato collocato a Matera per la stabilità dell'area, che quindi ha consentito di utilizzare strumentazione come il VLBI o il Satellite Laser Ranging in maniera appropriata da un punto di vista tecnico e ambientale. Misuriamo le deformazioni della superficie terrestre nel tempo, la velocità di rotazione della Terra, l'inclinazione dell'asse terrestre e tutti quei parametri fondamentali che servono a definire la Terra. È chiaro che una regione così rocciosa è l'ideale per l'installazione di questo tipo di apparecchiature. Questa storia di Matera vergogna d'Italia è un fatto che venne fuori in una relazione fatta da un ingegnere dell'amministrazione provinciale che definì vergognoso lo stato di vita degli abitanti dei Sassi, di vita proprio malsana nei Sassi. Non c'era acqua corrente, non c'erano fogne, si diceva che c'era una mortalità infantile pari al 50%, perché i Sassi, così come sono stati creati, nel corso dei secoli sono rimasti immutati,
sono stati sempre così, fino agli anni 50. E allora nei primi anni 50 venne un capo del governo che si chiamava Alcide De Gasperi, e il quale promulgò un decreto di risanamento dei sassi, nel senso che prevedeva l'evacuazione totale dei sassi e il trasferimento degli abitanti in case più moderne, ovviamente in ottime condizioni sanitarie. Questa legge qui è il caso unico in Italia, cioè di evacuare un'intera città e trasferirle in un altro luogo, è l'unico caso, perché era l'unico caso in Italia dove la gente viveva senza acqua e senza fogna, cioè non era possibile vivere in quello stato. E parliamo degli anni 50, non parliamo dell'800. L'uomo negli ultimi 50 anni ha effettuato tantissime missioni spaziali e ha lasciato nello spazio tanti oggetti, per cui ci occupiamo di la sicurezza per evitare che detriti collidano con i sistemi operativi e attivi, sostenibilità per evitare che si creino condizioni di non utilizzabilità dello spazio, perché se il numero degli oggetti dovesse superare un numero critico, quello che si chiama la sindrome di Kessler, lo spazio potrebbe diventare addirittura non più utilizzabile per diverse generazioni. Senato della Repubblica, risanamento dei sassi di Matera, riunione dell'8 maggio 1952. La città di Matera è ubicata su una zona collinare di roccia tufacea scavata profondamente nel corso dei secoli dalle acque, le quali hanno determinato una profonda frattura nel terreno, simile ai canyon del Colorado. Sui fianchi di questa frattura vi sono numerosissime grotte trogloditiche che servirono di abitazione agli uomini della preistoria, nelle quali si sono adattate le dimore degli attuali abitanti di Matera. Io credo che tutto questo serva, perché i ricordi sono fondamentali. Lo dicevamo prima con lui, chi non conosce la storia non conosce se stesso.